Quattro piccoli simboli collegano antichi porti arabi, bar italiani e una famosa partita giocata sopra le nuvole. Ma la storia delle carte è cominciata molto lontano, secoli prima degli ombrelloni e delle app su smartphone. Le prime carte sono nate probabilmente in Asia, ma il loro percorso non è completamente chiaro. Nel Medioevo, nei paesi arabi del Mediterraneo, sono comparsi diversi giochi con le carte. In Egitto, i Mamelucchi hanno usato mazzi eleganti con 4 gruppi di simboli. I Mamelucchi sono stati soldati e governanti e hanno controllato territori del mondo islamico. Le loro carte hanno mostrato coppe, monete, spade e bastoni usati nel gioco del polo. Questi simboli sembrano già molto vicini ai semi delle future carte italiane. Ma come hanno fatto questi simboli ad arrivare dal Medioevo fino ai bar italiani e ai nostri telefoni? È un lungo viaggio. Verso la metà del Trecento, le carte hanno raggiunto l'Europa attraverso diverse strade commerciali. Le fonti non indicano un solo percorso sicuro perché molte carte antiche si sono rovinate. Venezia ha rapporti continui con l'Oriente e il suo porto riceve persone, merci e nuove usanze. Anche i porti del sud, compresi Napoli e quelli siciliani, collegano l'Italia al Mediterraneo. Per questo Venezia e l'Italia meridionale sono due possibili zone d'arrivo delle prime carte. I mercanti trasportano facilmente un mazzo perché occupa poco spazio dentro una borsa. All'inizio molte carte sono dipinte a mano, quindi costano molto e appartengono alle persone ricche. Poi la stampa ha reso la produzione veloce e il gioco ha raggiunto gruppi sociali diversi. Nel 400 alcune città italiane avevano già artigiani specializzati nella produzione delle carte. Nel 1441 Venezia ha perfino limitato l'arrivo di carte straniere per proteggere i produttori locali. Il piccolo oggetto portato dai mercanti del Mediterraneo è diventato anche un prodotto italiano. Nei secoli successivi, però, l'Italia è rimasta divisa tra molti governi e molti territori. Ogni territorio ha avuto rapporti commerciali diversi e ogni zona ha modificato immagini, colori e forme. I governi stranieri hanno cambiato le carte, soprattutto nelle regioni legate alla Spagna e alla Francia. Gli artigiani locali hanno copiato alcuni modelli, ma hanno aggiunto vestiti, stemmi e dettagli conosciuti nella loro città. Così sono nati molti tipi regionali e oggi ogni zona conserva carte particolari proprie. I mazzi più comuni hanno 40 carte, divise in 4 semi con 10 carte ciascuno. Ogni seme comprende l'asso, i numeri dal 2 al 7, il fante, il cavallo e il re. Le carte napoletane appartengono alla tradizione spagnola e sono molto diffuse nel sud. Le spade napoletane sono dritte. I bastoni sembrano grandi tronchi e le coppe hanno forme larghe. Il fante, il cavallo e il re mostrano persone intere, viste dalla testa ai piedi. Molti colori sono forti e il fondo chiaro rende subito visibile ogni simbolo. Le carte piacentine usano gli stessi 4 semi, ma oggi hanno figure doppie e simmetriche. Una figura doppia appare nello stesso modo anche dopo aver girato la carta. Questo mazzo è comune in un'area ampia dell'Italia centrale e settentrionale. L'asso di denari piacentino porta spesso una grande aquila, un chiaro ricordo dello stile spagnolo. Le carte trevigiane vengono dal Veneto e hanno una forma più stretta e lunga. Le loro spade sono curve e incrociate, mentre i bastoni sono sottili e quasi diritti. Le figure sono doppie e alcuni assi presentano brevi frasi della tradizione. Esistono anche mazzi bergamaschi, bolognesi, genovesi, siciliani, sardi, toscani, triestini e molti altri. In alcune regioni compaiono cuori, quadri, fiori e picche, cioè i 4 semi francesi,
Il paese si è unito politicamente, ma le carte hanno conservato le differenze regionali nei disegni. I disegni cambiano, ma moltissimi mazzi italiani mostrano gli stessi 4 oggetti. I semi sono coppe, spade, denari e bastoni, e ogni seme contiene 10 carte. La parola seme indica il gruppo di una carta, non il piccolo seme di una pianta. Nei mazzi arabi questi oggetti hanno avuto legami con la corte, il commercio e il gioco del polo. In Europa, però, i simboli hanno ricevuto anche spiegazioni legate alla società medievale. Una lettura storica molto nota collega ogni seme a un vecchio gruppo sociale. Questa idea aiuta a capire la società e l'immaginazione di quel periodo. Le coppe rappresentano i contenitori usati durante le cerimonie religiose. Per questo le coppe vengono spesso collegate al clero, cioè agli uomini della Chiesa. Le spade appartengono ai guerrieri, quindi rappresentano la nobiltà militare e il suo potere. I denari sono monete e nell'interpretazione indicano mercanti, banchieri e altre persone del commercio. Nell'interpretazione storica, i bastoni indicano il lavoro fisico dei contadini e degli altri lavoratori. Questa interpretazione descrive i 4 principali gruppi della società europea medievale. Il re occupa il posto più alto tra le figure e sotto il re c'è il cavallo. Il cavallo mostra un uomo a cavallo, mentre il fante rappresenta un giovane aiutante o soldato. Nei mazzi italiani, una donna non sostituisce sempre il cavallo come nei mazzi francesi. Denaro è ancora una parola comune per i soldi, anche se sulle carte appare spesso denari. Il bastone è un pezzo lungo di legno, mentre la coppa è un contenitore per bere. La spada è un'arma lunga con una lama e oggi appare soprattutto nei musei. Per le persone del passato, questi oggetti sono concreti, come il telefono e l'automobile per le persone di oggi. Perciò i semi non sono decorazioni casuali, mostrano la storia dei luoghi raggiunti dalle carte. Con questi mazzi regionali, molti italiani giocano a scopa, un gioco semplice, solo in apparenza. Di solito si usa un mazzo di 40 carte e possono partecipare 2, 3 oppure 4 persone. Il mazziere mischia il mazzo, distribuisce 3 carte a ogni persona e mette 4 carte scoperte. A ogni turno il giocatore sceglie una carta dalla mano e controlla il tavolo. La carta può prendere una carta dello stesso valore. Può anche prendere diverse carte se la loro somma ha lo stesso valore della carta giocata. Un 7, per esempio, può prendere un 5 e un 2 presenti sul tavolo. Se il 7 è già sul tavolo, però, il giocatore deve prendere quel 7. Quando nessuna presa è possibile, la carta giocata resta scoperta insieme alle altre. Si fa una scopa quando una presa toglie tutte le carte presenti sul tavolo. Ogni scopa vale normalmente un punto, ma l'ultima presa della partita non conta come scopa. Le carte rimaste alla fine appartengono alla persona o alla squadra dell'ultima presa. Poi arriva il conteggio e il numero delle carte raccolte non è l'unico elemento importante. Un punto va a chi possiede più carte e un altro premia più carte di denari. Il 7 di denari si chiama 7 bello e vale da solo un punto. La primiera assegna un altro punto attraverso un calcolo con la migliore carta di ogni seme. I 7 sono molto forti nella primiera, quindi i giocatori cercano di ricordare ogni 7 uscito. La memoria serve anche per conoscere le carte ancora nascoste nel mazzo o nelle mani. La matematica aiuta a proteggere combinazioni utili e a non offrire una facile scopa all'avversario. Le regole cambiano leggermente tra famiglie e regioni e per questo molte persone discutono ancora. Per la scopa servono fortuna, calcolo e memoria, e ogni carta può cambiare il risultato.
La briscola usa 40 carte, ma chiede decisioni diverse dalla scopa. Il mazziere distribuisce 3 carte a ogni giocatore e scopre una carta sotto il mazzo. Il seme della carta scoperta diventa la briscola e può battere gli altri semi durante la partita. A turno, ogni persona mette una carta sul tavolo, ma non deve seguire il primo seme. Una briscola batte qualsiasi carta degli altri semi, anche quando sembra avere un valore basso. Se nessuno usa una briscola, vince la carta con valore maggiore nel primo seme giocato. Chi vince la presa raccoglie le carte e pesca per primo dal mazzo. L'asso vale 11 punti, il 3 ne vale 10, il re 4, il cavallo 3. Il fante vale 2 punti, mentre le altre carte non danno punti nel conteggio finale. Nel mazzo ci sono 120 punti, quindi 61 punti danno la vittoria. La tattica consiste nell'evitare di perdere assi e 3 e nel giocarli quando serve. Un giocatore attento ricorda le briscole già uscite e prova a capire quelle ancora nascoste. Alcuni gruppi permettono segnali concordati, ma altri gruppi li vietano prima della partita. Il giocatore può stringere le labbra per indicare l'asso di briscola al compagno. Una bocca spostata verso un lato può indicare il 3, la seconda carta per valore. Uno sguardo verso l'alto può comunicare il re, mentre strofinare 2 dita può indicare briscole piccole. I sistemi cambiano tra zone e famiglie, quindi i giocatori devono concordare prima ogni significato. Un movimento sbagliato può confondere il compagno, oppure può offrire informazioni alla squadra avversaria. La coppia può lasciare pochi punti agli avversari e preparare una presa con più punti. Alla fine, i giocatori contano i punti raccolti e scoprono se il piano della squadra ha funzionato. Questa combinazione di numeri, memoria e gesti rende la briscola molto vivace nei tornei. Fuori dalle regole, giocare a carte è un rito sociale presente in molti luoghi italiani. Un mazzo costa poco, entra facilmente in una tasca e non richiede elettricità. Bastano un tavolino, alcune sedie e persone disposte a restare insieme per una partita. Nei bar di paese il mazzo spesso si trova vicino al bancone oppure dentro un cassetto. Il mazziere distribuisce le carte con movimenti veloci e ogni carta produce un rumore secco. Le persone vicine guardano la partita, controllano le prese e ricordano gli errori dei giocatori. Il piccolo tavolino accoglie persone di età e con lavori diversi nello stesso spazio. In estate, molte persone giocano sulla spiaggia, sotto un grande ombrellone vicino al mare. L'ombrellone protegge dal sole, ma il vento può sollevare una carta troppo leggera. Per questo i giocatori tengono il mazzo basso e posano le carte con attenzione. Le mani possono essere bagnate oppure piene di sabbia, quindi le vecchie carte sono molto utili. Tra un bagno e il pranzo, una partita offre un'attività semplice a tutta la famiglia. Molti campeggi, stabilimenti balneari e bar organizzano piccoli tornei durante le feste estive. Un semplice foglio vicino al tavolo mostra i nomi, i risultati e la partita successiva. Il premio può essere una coppa, un prodotto locale oppure soltanto il piacere della vittoria. Nei tornei le regole devono essere chiare, soprattutto per segnali, punteggio e casi di parità. Un arbitro può risolvere un dubbio, anche se il torneo si svolge dentro un bar. Le partite importanti attirano osservatori silenziosi, ma ogni presa provoca subito movimenti e commenti. Alla fine il tavolino torna libero, ma il mazzo resta pronto per altre persone. Questo rito usa un oggetto privato per un'attività comune e non richiede un luogo speciale. Nel 1972
il regista Luigi Comencini ha realizzato il film Lo scopone scientifico, famoso nella cultura italiana. Il titolo indica una versione della scopa, giocata da 4 persone, divise in 2 coppie. Nel film, una coppia povera di Roma affronta ogni anno una ricchissima signora americana. Alberto Sordi e Silvana Mangano interpretano la coppia romana, mentre Betty Davis interpreta la signora. Le partite sembrano offrire una possibilità di ricchezza, ma la signora controlla sempre il denaro. Il gioco mostra in modo concreto la distanza tra chi possiede molto e chi possiede poco. 10 anni dopo, una fotografia ha mostrato lo scopone durante una grande festa popolare italiana. Nel 1982 l'Italia ha vinto il campionato mondiale di calcio in Spagna. La squadra italiana ha battuto la Germania Ovest per 3-1 nella finale. Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha seguito la partita e ha festeggiato con grande entusiasmo. Durante il viaggio verso Roma, alcuni protagonisti hanno iniziato una partita di scopone scientifico sull'aereo. Pertini ha giocato in coppia con il capitano Dino Zoff, portiere della squadra. Dall'altra parte hanno giocato l'allenatore Bearzot e il calciatore Franco Causio. La Coppa del Mondo è stata appoggiata vicino ai giocatori, sopra il tavolo dell'aereo. Nell'immagine, il presidente non appare durante una cerimonia ufficiale, ma partecipa a un gioco popolare. La fotografia mostra insieme il presidente, il calcio e un'abitudine presente in tante famiglie italiane. Secondo i ricordi successivi, la coppia di Pertini e Zoff ha perso quella partita. Il risultato preciso è poco importante, ma quella fotografia è ancora conosciuta da molti italiani. Il film del 1972 e la foto del 1982 presentano 2 situazioni diverse con le carte. Nel primo caso compaiono povertà e potere, mentre nel secondo compaiono sport e festa. In entrambi i casi, un normale mazzo è importante per capire eventi e persone diversi. Oggi le carte italiane sono ancora usate sui tavoli, ma sono disponibili anche sugli schermi. Molte applicazioni permettono di giocare a scopa o briscola con un telefono. Un giocatore può affrontare il computer oppure incontrare online persone lontane. L'applicazione mischia, distribuisce e conta i punti, quindi riduce alcuni errori durante la partita. Spesso mostra anche le regole e questo aiuta chi incontra il gioco per la prima volta. Le versioni digitali sono comode in treno, durante una pausa, oppure quando manca un tavolino. Alcune applicazioni offrono diversi mazzi regionali, con immagini napoletane, piacentine, trevigiane o siciliane. Tuttavia, le applicazioni non hanno eliminato il mazzo fisico dai bar, dalle case e dalle spiagge. Le carte vere passano da una mano all'altra e cambiano lentamente dopo molte partite. Un angolo piegato o un colore consumato mostra i segni di molte partite precedenti e lunghe. In un'era piena di tecnologia, il mazzo di carte ha ancora il potere di avvicinare le persone attorno a poche regole semplici: memoria, calcolo e osservazione. E tu, quale mazzo italiano vorresti usare per una partita? Scrivilo nei commenti.